Ragazzi, in questa scatola c'è lo strumento più importante per la pedaliera di un chitarrista e quello che vi farò sentire potrebbe scioccarvi. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi parleremo di tutto ciò che è importante per il suono della nostra chitarra. Iniziamo a parlare del concetto di true bypass. In poche parole, quando un effetto è true bypass vuol dire che in bypass non colora il segnale, ma c'è un ma. Quando voi mettete due o più pedali in serie e pensate ok, true bypass il suono non cambia, sappiate che tutti i cavetti che collegano i vari pedali, i jack, le connessioni, levano comunque un po' di segnale. Per cui alla fine della catena, con i pedali spenti, il segnale che arriva all'amplificatore non sarà più lo stesso. Ed è qui che entra in gioco il buffer. Gli effetti cosiddetti buffered bypass includono all'interno un buffer come questo tone tweaker della Carl Martin che ho recensito qualche tempo fa. E sappiate che anche se il buffer è di buona qualità, un minimo colora il suono, cambiandone leggermente il carattere. E per questo è importante che il pedale abbia all'interno un buffer di qualità. Per cui se avete 3 o 4 pedali true bypass, ha senso avere un buffer dedicato che potrete mettere all'inizio o alla fine della catena per recuperare il segnale perso. Ma se volete mantenere il segnale quanto più possibile fedele alla vostra chitarra, non è il buffer l'elemento più importante di una pedaliera. È lo switcher. Alcuni lo chiamano looper, però potreste confondervi con la loop station, che è un'altra cosa e che serve per campionare il suono e suonarci sopra. Lo switcher è un dispositivo che permette di creare dei percorsi di segnali chiamati loop che possono essere inseriti o disinseriti al tocco di uno switch. Tipicamente ogni pedale è assegnato ad un loop e lo switcher funziona da centro di controllo, un po' come se fosse il cervello della nostra pedaliera. Io uso da qualche settimana l'Octaswitch della Carl Martin, uno switcher giunto ormai alla 4ª versione e con un'interfaccia rigorosamente analogica. Ha 8 loop true bypass programmabili, di cui uno stereo. In questo modo possiamo creare dei veri e propri preset richiamabili al tocco di uno switch. Ragazzi, è importante conoscere gli effetti e curare il proprio suono. Se ancora non l'avete fatto, andate a vedere il mio corso Suono Effetti in 2 volumi dove vi spiegherò i 17 effetti fondamentali e creeremo 29 catene di suono adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Ci sono 8 preset disponibili e direi più che sufficienti. Ma qual è la comodità? Praticamente non dobbiamo più ballare il tip tap per accendere o spegnere i singoli pedali. Tutti gli effetti infatti sono accesi, ma di default sono esclusi dalla catena di segnale. Siamo noi infatti che decidiamo per ognuno dei 8 preset quali pedali inserire in catena e quali no. Ad esempio, sullo switch numero 1 voglio creare un preset per un suono clean al limite del break-up, con un pizzico di compressione e un leggero phaser. Seleziono lo switch 1, premo il pulsante Instant Recall, abilito i 3 pedali che mi servono e memorizzo il preset con il pulsante Store. Nel preset 2 invece voglio memorizzare un suono lead ideale per gli assoli. Selezioniamo lo switch 2, premiamo Instant Recall e abilitiamo i loop che vogliamo inserire, ad esempio il compressore e 2 overdrive in serie. Clicchiamo sempre sul pulsante Store e lo memorizziamo. E ora possiamo passare dal preset clean al preset lead, semplicemente premendo lo switch 1 o lo switch 2. Se poi durante una serata dal vivo ci rendiamo conto che ad esempio nel preset 1 ci starebbe bene il tremolo al posto del phaser, basta sempre premere il pulsante Instant Access per aggiungere o escludere uno o più loop.
Abbiamo quindi il massimo della versatilità. E se vogliamo escluderli tutti abbiamo davvero un segnale pulito e indipendente da quanto è grande la nostra pedaliera. Questo perché tutti i pedali, i connettori, i cavetti patch vengono esclusi e quindi sono fuori dal percorso del segnale. E ora attenzione, perché vi farò sentire una cosa che vi scioccherà, come è successo a me. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro pedale True Bypass e tiratelo con forza sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Suonerò la chitarra diretta nell'ampli senza lo switcher, quindi chitarra, cavo, amplificatore. Poi collegherò lo switcher ma con tutti i loop spenti, in questo modo tutti i pedali sono esclusi dal percorso del segnale, l'unico elemento attivo infatti è l'Octaswitch. Infine attiverò tutti gli 8 loop dello switcher mettendo però i pedali in bypass, quindi i pedali sono spenti. In questo modo il segnale passerà comunque attraverso tutti i pedali, simulando l'uso di una pedaliera senza lo switcher. Il classico percorso chitarra, pedali, amplificatore. Ragazzi, lo so che siete scioccati, fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Tra l'altro per questa prova ho messo in pedaliera solo pedali True Bypass di qualità, escludendone un paio vintage che vi assicuro avrebbero degradato ancora di più il segnale. Già però mi sento dire, vabbè, qual è il problema? Al posto dello switcher mettiamo un buffer alla fine della catena, così almeno recuperiamo la perdita delle frequenze e del segnale. Proviamoci! Colleghiamo quindi il Tone Tweaker della Carl Martin come ultimo pedale della catena, lasciandolo però in bypass. In questo modo lavorerà solo come buffer e non come boost o equalizzatore. Come avete sentito è sicuramente meglio, ma c'è comunque una perdita di segnale rispetto all'utilizzo di uno switcher dedicato. Questo perché ogni centimetro di cavo, ogni connettore utilizzato porta via un po' di segnale, e vi assicuro che la prima volta che mi sono reso conto di questo ci sono davvero rimasto male. Perché tutti spendiamo per le super corde, i pick-up particolari, i cavi esoterici, e alla fine il segnale viene comunque degradato dalla somma dei pedali che andiamo ad utilizzare. E parliamo di pedali di fascia alta. Uno switcher invece non fa degradare assolutamente il suono e ci dà soprattutto la comodità di programmare dei preset e richiamarli istantaneamente. Lo mettete di fronte a voi in basso sulla pedaliera e veramente non pensate più a nulla. Il costo dell'Octaswitch è di circa 560 euro, che per uno switcher analogico e con i contatti placcati in oro ci sta. Se vi interessa approfondire vi lascio il link in descrizione. Tra l'altro l'Octaswitch ha anche un semplice MIDI out per mandare dei messaggi di program change su dei pedali dotati di connessione MIDI, come ad esempio l'M1 o l'R1 della Warus, che è un pedaliera, e ha anche 4 uscite relay per comandare il cambio di canale e l'accensione del riverbero incorporato dell'ampli.
Basta selezionarlo sui relativi dip switch e siamo operativi. Ha 2 uscite per collegare 2 amplificatori e i loop 6, 7 e 8 possono essere usati per il send e return con il metodo dei 4 cavi. Ma di tutto questo, ragazzi, ne parleremo in un prossimo video prendendo proprio come esempio la mia pedaliera, e voi mi raccomando però non perdete tempo e fatemi un favore, guardate il video qui sopra, ne vale veramente la pena. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!